Ragazzi, qui comodo, premetto una cosa, non vi posso dare parametri o altro, voi dovete avere un'idea più o meno di cosa state facendo e purtroppo provare, perché darvi parametri per la vostra stampante potrebbe essere un errore grandissimo e farvi peggiorare tutto, per cui seguite questa guida, ma per capire se succede quello, cosa potremmo toccare giocando con i nostri parametri. Detto questo, un video. Buongiorno ragazzi, come avete visto nel video di introduzione sto come sempre stampando e oggi vi vorrei parlare dello streaming, come io lo penso risolto, cos'è e come per questo macchinario che ho io si potrebbe tranquillamente evitare che si produca, che venga fuori. Adesso andiamo un attimo lì e vediamo due cosine. Intanto qui per fortuna, come avete visto in un video precedente, si stanno creando i supporti, quelli sconosciuti, ciò che servono per mantenere su alcune parti del modello per far sì che non cadano. Allora, cos'è lo stringing intanto? Lo stringing nient'altro che, avete visto in vari miei modelli che devo pulirli, tutti quei filamenti che si creano dovuti allo spostamento del nosolo, che il nosolo è qui sotto, che è un ugello che manda giù il filamento, lo fonde e fa sì che si costruisca il nostro modello. Questi filamenti sono rotture di scatole, perché se io dovessi mantenere il progetto così colorato in questo modo pulito, andando a toglierli vado a rovinarmi la parte del piano che ho stampato e di conseguenza rovinandola non ho più il prodotto finito, devo sempre lavorarci sopra e questo veramente è una rottura di scatole. Allora, adesso che avete capito più o meno che cosa è lo streaming, questo avviene per tantissimi motivi, ok? Quando l'ugello passa da una parte all'altra, succede che il filamento, se è troppo caldo, potrebbe colare, ok? E seguire l'andamento del nostro macchinario, per cui da un punto X a un punto Y il filamento non è perfettamente diciamo in linea con la temperatura, e allora cosa succede? Che piano piano il filamento segue tutta la nostra riga e crea queste sporcizie noiosissime, pallosissime veramente, che poi dopo ci va una lavorazione dietro impegnativa, perché andiamo, come ho detto prima, a rovinare l'oggetto finale se deve rimanere di quel colore. Come con i supporti, che qui continuiamo a vedere, mi piace farveli vedere perché usateli, Cristo santo, io ho letto un po' di cose. Allora, prima di tutto una cosa principale: nella bobina del filamento, purtroppo questa è al contrario perché è stata rotolata così, nella sua parte posteriore c'è scritta la temperatura minima e la temperatura massima che deve essere usato questo filamento, per cui se noi andiamo troppo basso, andiamo in sotto estrusione, ok, per cui il filamento rimane più freddo, se noi andiamo oltre, andiamo in sovraestrusione, il filamento rimane più caldo. Ecco, la sovraestrusione, cioè avendo la temperatura del nosolo oltre la richiesta della casa, crea che il filamento crea una sovraestrusione, cioè il filamento è troppo caldo e nel spostamento che avete in questo momento lui tralascia materiale e di conseguenza crea questi filamenti che in questo momento noi da vicino non abbiamo. Allora, cosa ho fatto io? Io sono partito perché dalla temperatura massima che avevo, temperatura iniziale di 235 gradi che è detto dalla casa, e scendevo di 5 gradi ogni volta. Una cosa che dovete sapere è che il filamento ha 4 tipi di temperature. Vi spiego cosa vuol dire. Quando noi iniziamo a stampare, il filamento per X tempo mantiene la temperatura. Quando terminiamo a stampare tiene la temperatura iniziale,
Durante tutto il processo di stampaggio la temperatura viene diminuita. Facendo così io ho un parametro di 5 gradi di differenza, ciò vuol dire che io a temperatura iniziale, ad esempio, faccio un esempio, uso 230 gradi e finale 230 gradi, nella temperatura intermedia, sempre su cura si imposta lo slicer che abbiamo per stampare, nella temperatura media io uso 5 gradi in meno, per cui se uso 230 gradi, nella temperatura media io uso 225, è cosa molto importante. Detto questo, io all'inizio avevo tantissimo filamento che andava per i cavoli suoi, tantissimo, allora ho iniziato a far sì che la temperatura scendesse di 5 gradi, di conseguenza se avevo 230 gradi ho fatto 225 come prima temperatura di stampa e 220 la temperatura base per tutta l'operazione. Poi ho visto che anche la seconda stampa non andava bene come mi piaceva, ok? Ho abbassato ulteriormente la temperatura di 5 gradi. Sì, l'ho ridotta, ma mi mancava una cosa. Mi mancava la retrazione. Adesso guardate qua cosa fa il macchinario, guardate, finisce, torna indietro e via. Cos'è la retrazione? Ok, spieghiamo velocemente quest'altra impostazione da mettere sempre nel PC, sul vostro slicer, nel mio caso è cura. La retrazione è quel passaggio che fa il macchinario quando si sposta da un punto all'altro. Succede che quando il macchinario sta muovendo il nostro carrellino per far scendere il filamento e deve spostarsi, lui retrae di x millimetri per x velocità che dovete impostare voi per far sì che il materiale torni su, si sposti e torni giù. È velocissimo, se voi vedete, adesso ve lo faccio vedere, è super veloce. Però unendo questa retrazione all'abbassamento della temperatura vedo adesso, per adesso, eliminato tutto questo filamento in eccesso. Tornando alla nostra stampa e guardiamo qua, guardate la velocità che fa la retrazione, guardate adesso fa il suo passaggio, guardate ragazzi, piano piano va molto lento, arriva amore, tac, retrazione, guardate un pochettino, tac, retrazione, avete visto? E appunto questo passaggio, guardate che veloce che l'ha fatto qua, proprio l'ho preso nel momento giusto. Questo passaggio fa sì che il filamento si blocchi, non continui a scendere, non perdiamo materiale inutile e se io mi avvicino veramente tanto non c'è un filamento in più che possa crearmi problemi. Questi naturalmente sono i supporti. Questo supporto, se vedete, sicuramente sta colpa mia perché non ho pulito il piano, perché il piano deve essere pulito a ogni stampa, ma la mia cavolo di fretta non me l'ha fatto fare, però bene o male sta crescendo come dico io. Cioè qui di solito ragazzi io negli altri pezzi avevo filamenti veramente in una maniera estrema, bruttissima, un rotolo di scatole e dopo l'ultimo pezzo che ho fatto, che non ho avuto alcun filamento, e il pezzo che è di una ruspa che sto autocostruendo, adesso non so che parte o dove siamo arrivati. Naturalmente sono cose che leggo, che mi studio, che metto in pratica e voglio nel mio piccolo mondo, nella mia piccola esperienza, aiutare a voi a capire veramente come si può fare a cambiare qualche cosa, capito? Che sia la sua stampante 3D o che sia altro, io do il mio piccolo contributo cercando così che tutti insieme diamo un contributo e chi ne ha bisogno prenda tutto e possa risolvere il problema. E dato che ve ne ho accennato ed è inutile fare un video su questo, la pulizia del piano ragazzi la faccio in due modi veloci, riassumiamo subito. Scaldiamo direttamente la nostra stampante, solo il piano, sui 50-60 gradi, fate scaldare il piano, poi prendete alcol denaturato 90-80 gradi circa, ok? Lo passate quando la stampante arriva in temperatura. Dopo di ciò, avete passato tutto, vedete la stampante della vostra carta gialla, perché il nostro sudore, comunque lo tocchiamo, io cerco di toccare il meno possibile, e polveri e quanto altro sporcano il nostro piatto. Dopo aver fatto questo,
panno umido di acqua o uno Scotex, lo passate bene 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 sulla vostra cosa un paio di volte, automaticamente si asciugherà e non avrete questi problemi di poco, cioè allora il pelo si è attaccato bene, sicuramente lì devo aver fatto il cretino passando la mano per togliere piccoli residui, c'è un po' di grasso della mia mano e non è attaccato bene, ma nel complesso si è salvato, potete avere altri problemi. Ho unito questo qua insieme ad altri pezzi perché fare un video solo per pulire il piano non mi serve un cavolo. Per cui ragazzi, in questa posizione molto comoda, vicino a questo pezzo che vorrà ancora, siamo a 13 ore ragazzi, 13 ore e ne vorrà altre 15 almeno, non c'è problema, ma ricordatevi questi passaggi per cercare di avere una stampa migliore al primo colpo senza doverci lavorare sopra. Detto questo, insieme alla mia stampante che nessuno conosce, tutti odiano e io amo da morire, io vi saluto, un grande ciao, iscrivetevi, condividete e lasciate un bel like. Ciao grandi.